volando, ma con questa tempesta è un cattivo presagio. No, sarà un figlio della luce. Possa aiutarla? Ho un appuntamento con il signor Tesla. Certo. La sta aspettando nella stanza 3327. Grazie. Avanti. Mr. Arcano, Metropolitan Science Review. Grazie per avermi ricevuto, signor Tesla. Ponga pure le sue domande. Le risponderò, certo, ma dalla mia poltrona. Ormai è da lì che osservo il mondo. Signor Tesla, lei aveva un sogno. Non è così? Portare energia gratuita ovunque, per chiunque. Gratuita, senza fili, infinita. Ma non tutti i sogni piacciono a chi vende l'aria che respiri. Nel cuore del deserto americano avevo un laboratorio diverso da ogni altro. Colorado Springs. Lì sperimentavo un mondo in cui l'energia si trasmetteva nell'etere, come il pensiero. In quel laboratorio di legno e risonanza testavo i limiti dell'elettricità stessa. Utilizzavo tubi di Geissler, fragili cilindri di vetro, che si illuminavano senza fili quando esposti ai campi elettrici ad alta frequenza generati dalle mie bobine. Ma quello era solo l'inizio. Ho fatto risuonare bobine immense. Pulsavano come cuori meccanici, proiettando scariche che correvano nell'aria come serpenti di luce. Cercavo di comprendere la trasmissione di energia senza fili, l'idea che l'aria stessa potesse diventare un conduttore. Laggiù, sotto il cielo tempestoso del Colorado, il mio sogno prendeva forma. Inviare potenza attraverso la terra e l'etere, ovunque, per chiunque.
Ma per realizzare questo sogno le serviva un finanziatore. Se non sbaglio, fu Morgan, giusto? Ah, Morgan. Sì, fu lui. Un uomo che pesava ogni parola e ogni centesimo. Lo incontrai per la prima volta nel suo ufficio, al 23 di Wall Street. Mi aspettavo di trovare un magnate arrogante, ma trovai qualcosa di diverso. Immagini, un solo punto da cui l'energia si irradia ovunque. Nessun cavo, nessun combustibile, solo etere vibrante, interi continenti illuminati, gratuitamente. E gratuitamente? E come si fa a vendere il gratuito, signor Tesla? Non si vende, si dona, come la luce del sole. Il sole non manda fatture, noi sì. Avrai fondi, ma mi aspetto elettricità, commerciale, non miracoli. Se non ricordo male, con quei fondi lei poté costruire la famosa torre di Wardenclyffe. Ma poi qualcosa andò storto, perché a quanto mi risulta, quel progetto fu interrotto bruscamente. Per quale motivo, se Morgan conosceva fin dall'inizio le sue intenzioni? Perché credeva di sapere cosa stava finanziando, ma non sapeva tutto. Gli dissi che volevo trasmettere energia e questo lo affascinava. Pensava al profitto, alla velocità, alla potenza, non alla gratuità. Quando comprese che la mia torre avrebbe potuto distribuire energia senza fili e senza contatori, mi tolse ogni appoggio, perché non si può monetizzare ciò che è libero. Ma gliel'aveva detto fin dall'inizio, perché allora accettò? Perché la parola gratuito non l'aveva ascoltata, o forse non l'aveva compresa. Solo quando divenne reale, quando vide quella torre crescere e minacciare l'impero del rame e del carbone, solo allora decise che non poteva più permetterselo. Chi controlla l'interruttore non vuole che tu impari ad accendere la luce da solo. Senza entrare troppo nel tecnico, le va di dirmi come avrebbe dovuto funzionare esattamente. Vede, era semplice. Avrei fatto vibrare la terra come una campana. La mia torre avrebbe inviato onde che si sarebbero propagate in ogni angolo per poi tornare indietro. L'energia non si sarebbe persa, semplicemente viaggiato. Ma la vera chiave era lassù, nel cielo che risponde, come lo chiamavo io, nella ionosfera, un mare inesauribile di energia, sospeso tra noi e le stelle, un conduttore perfetto, pronto a diffondere la mia energia ovunque. Lì sopra avrei chiuso il circuito. Energia gratuita per tutti. Ma, ovviamente, questo non era nei piani di qualcun altro. Ecco perché mi hanno fermato. Il sogno di Tesla era affascinante, ma scientificamente controverso. La trasmissione di energia senza fili su scala globale non è mai stata dimostrata. La perdita di potenza, la variabilità della ionosfera e l'enorme difficoltà tecnica avrebbero reso inefficiente, se non impossibile, il progetto. Eppure alcuni dei suoi principi, come il trasferimento di energia per risonanza, sono alla base di tecnologie moderne. Signor Tesla, prima di affrontare la sua invenzione più celebre, vorrei soffermarmi su alcune delle tante altre che, col tempo, sembrano essere state dimenticate o, peggio, attribuite ad altri. Iniziamo con una curiosità sulla radio. Alcuni dicono che lei trasmise segnali via etere prima di Marconi. È la verità? Molto prima, sì.
A St. Louis dimostrai la trasmissione di energia senza fili, accendendo un tubo di Geisler a distanza, una prova tangibile di energia trasmessa attraverso l'aria. Come si lega questo alla radio? Il principio è lo stesso: trasmissione e ricezione di segnali senza fili. A St. Louis ho dimostrato la padronanza di questi principi prima di altri. Avevo già sviluppato trasmettitori e ricevitori per sfruttare le onde elettriche. Quindi lei ha inventato la tecnologia alla base della radio? Non direi inventato. Ho gettato le fondamenta. Marconi ha sviluppato un sistema pratico, ma i principi fondamentali erano già nel mio lavoro e in esperimenti come quello di St. Louis. La mia visione era molto più ampia. Immaginavo di alimentare intere città senza fili. Un pioniere più che un inventore rubato. Esattamente. Un pioniere che ha aperto la strada. Altri hanno raccolto i frutti, ma la scintilla iniziale è nata qui. Nel 1943 la Corte Suprema degli Stati Uniti riconosce il contributo fondamentale di Nikola Tesla alla tecnologia radio, invalidando alcuni brevetti di Marconi. Signor Tesla, dopo aver chiarito il suo ruolo nella nascita della radio, mi chiedo com'è stato vedere tante sue idee passare inosservate, o peggio, attribuite ad altri. C'è un'invenzione, un'intuizione, qualcosa a cui ha dedicato il cuore e che il mondo ha dimenticato. Se le va, mi parli di quei progetti, di quei sogni che meritavano di essere ascoltati. Ce ne sono molti, sa? Progetti in cui ho creduto profondamente, alcuni finiti nell'oblio, altri raccolti da mani più fortunate. Nel 1898 mostrai al mondo un automa, una barca che si muoveva senza fili. Non era magia, non era trucco, era scienza, robotica l'avreste chiamata voi. Eppure, per loro fu solo un numero da circo. Inventai una turbina senza pale. Funzionava, era efficiente, ma la sua semplicità la rendeva difficile da accettare e così ignorarono anche quella. Realizzai radiografie prima che il dottor Roentgen le pubblicasse, ma non diedi loro la stessa risonanza. Mi concentrai su altre scoperte, fotografai le ossa delle mie mani e le nascosi in un cassetto. Alla fiera di Chicago, nel 93 accesi tubi di gas illuminati elettricamente, una nuova forma di illuminazione, un precursore delle moderne luci al neon, ignorato per anni. Nessuno voleva rinunciare al monopolio del filamento. E poi c'era un progetto audace, un velivolo. Avrebbe volato senza eliche, spinto solo da cariche elettriche. Un sogno, forse irrealizzabile ai tempi. Nessuno mi credette. Nessuno. Vede, non è rabbia quella che sento. È disillusione. Non si è mai sentito derubato? Mi sento come un uomo che ha suonato un'orchestra intera e il mondo ha ascoltato solo un tamburo.
Quindi è così che le venne in mente l'idea del campo magnetico rotante mentre passeggiava nel parco a Budapest. Poco dopo sviluppò il motore a corrente alternata basato su questo principio. Eppure oggi Edison è ricordato come il padre dell'elettricità. Glielo chiedo, onestamente, le dà molto fastidio? Ho dato al mondo le fondamenta e loro ricordano chi ha acceso la lampadina. Voglio mostrarle qualcosa. Questo è il cuore pulsante dell'era elettrica, ma nessuno guarda mai il cuore finché non smette di battere. Signor Tesla, la ringrazio. C'è una cosa che non ho mai compreso appieno. Lei ha collaborato con Edison all'inizio della sua carriera, ma in seguito, come è noto, Edison divenne il suo più grande antagonista. Se il suo sistema a corrente alternata era così nettamente superiore, perché Edison si oppose con tanta veemenza alle sue idee? Edison aveva una visione di energia che era limitata, non vedeva oltre la corrente continua, il suo impero. Io invece pensavo che l'energia dovesse essere liberata, che dovesse fluire, senza confini. Arrivai a New York nel 1884. Non avevo niente tranne le idee che avrei cambiato il mondo. Trovai impiego nel laboratorio di Thomas Edison, un uomo che ammiravo e che credevo avesse la mia stessa sete di conoscenza e progresso. Conosco due grandi uomini, uno è lei, l'altro è questo giovane. Batchelor non è mai stato un uomo di molte parole, ma se lui dice che questo Tesla è speciale, significa che è speciale davvero. Il mio più fidato collaboratore delle succursali in Francia ha speso poche parole, ma mi fa capire che sarei un pazzo a non assumerlo. Vediamo cosa sa fare questo giovane genio. Potrebbe essere una risorsa preziosa, o forse una seccatura. Il tempo ce lo dirà. Benvenuto, signor Tesla. Edison era un uomo pratico, un abilissimo inventore, ma anche un astuto uomo d'affari. Mi affidò un compito arduo: migliorare i suoi dinamo a corrente continua. Erano macchine inefficienti, costose da mantenere, un vero freno al progresso dell'elettrificazione. Tesla, se riesci a migliorare questi dinamo, ti darò una somma considerevole. Lavorai giorno e notte, animato dalla promessa di una ricompensa generosa, $50.000, una fortuna. Mi immersi nei progetti, smontai, rimodellai, sperimentai senza sosta. E alla fine ci riuscii. Riuscii a trasformare quelle macchine inefficienti in motori robusti, affidabili, capaci di generare una quantità di energia impensabile. Signor Edison, ho completato il lavoro. Le dinamo adesso sono molto più efficienti. Vediamo. Genio Tesla. Lui esaminò i risultati, li valutò attentamente, riconobbe il valore del mio contributo, l'enorme miglioramento che avevo apportato alle sue macchine. Ma quando chiesi il pagamento della somma promessa, il suo sorriso si spense. Lei non capisce l'umorismo americano, signor Tesla. Sono disposto a darle $10 in più a settimana, che ne dice? E fu allora che decise di intraprendere la sua strada sviluppando la corrente alternata, giusto? Sapevo che la corrente alternata era il futuro. Poteva viaggiare per chilometri senza perdere forza, portando l'energia ovunque, anche nei villaggi più sperduti. Ma per dare vita a quella visione servivano mezzi, servivano alleati.
Se non sbaglio, trovò un primo appoggio in Robert Lane e Benjamin Vail, che finanziarono la Tesla Light and Manufacturing Company. Sì, ma avevano lo sguardo corto. Volevano profitti immediati, niente rischi. Mi spinsero a lavorare su progetti legati alla corrente continua, a migliorare le invenzioni di Edison. Capii che non avrei mai potuto realizzare i miei sogni con loro. Chi le offrì allora il sostegno decisivo per avviare la sua ascesa? Furono 2 avvocati e uomini d'affari, Alfred Brown e Charles Beck. Allora, signor Tesla, vogliamo iniziare a cambiare il mondo? Con loro, per la prima volta, fui libero di sperimentare, di costruire, di creare. Nacque il motore a induzione, i trasformatori, i primi sistemi di trasmissione a corrente alternata. Ma la sua ascesa non passò inosservata. Edison iniziò a vederla come una minaccia. Edison non conosceva scrupoli. Dichiarò guerra alla corrente alternata. Una guerra fatta di menzogne, articoli manipolati, paura. Finanziò campagne per spaventare il pubblico. Usò persino la morte come strumento. Una creatura innocente, sacrificata per un esperimento pubblico. Edison cercava dimostrazioni sensazionalistiche. Fu un atto crudele, barbaro, ma dietro quella messa in scena si celava solo la sua paura, la paura del cambiamento. Eppure lei non si arrese. Se non vado errato, siamo arrivati all'incontro più importante, quello con George Westinghouse. Un uomo coraggioso. Capii il valore della mia visione. Insieme affrontammo difficoltà immense, ma riuscimmo a portare la luce. All'esposizione di Chicago, l'impatto della corrente alternata non si tradusse subito in un boom di contratti, ma la sua efficienza e praticità avevano gettato il seme del dubbio. Negli anni immediatamente successivi, quella consapevolezza si diffuse rapidamente. Signor Tesla ha combattuto contro giganti, ha vissuto nell'ombra e nella luce, ma alla fine ha vinto. Come si sente oggi a guardarsi indietro? Vinto, dice. La vittoria è parola degli uomini. Io ho soltanto seguito la mia visione, anche quando il mondo mi dava del pazzo. Ho camminato tra le tempeste dell'ignoranza e del potere, ma anche tra le meraviglie del pensiero puro. Se mi volto indietro, vedo le luci che abbiamo acceso. Le città splendono, i motori cantano, l'energia scorre invisibile come un fiume nella roccia. Non ho mai cercato la gloria, ma la verità.
e quella non appartiene né all'ombra né alla luce. Mi sento come un viaggiatore che ha lasciato mappe per chi verrà dopo. Forse un giorno comprenderanno davvero ciò che ho donato e forse solo allora potrò dire di aver vinto. Signor Tesla, siamo quasi giunti alla fine ed io la ringrazio tanto per la sua sincerità e disponibilità. Ma prima di affrontare il famoso raggio della morte, mi tolga una curiosità. C'è chi dice che lei progettasse ogni macchina, ogni sistema, tutto nella mente, senza disegni, senza modelli, è vero? Sì, vede, la mia mente è il mio laboratorio. Vedo tutto con chiarezza, gli ingranaggi, le rotazioni, le forze. Posso montare, smontare, testare e se non funziona lo correggo, prima ancora di toccare un attrezzo. È una facoltà straordinaria, da dove crede che venga? Mio padre era un sacerdote, ma conosceva tutta la Bibbia a memoria, ogni parola, la mente più lucida che abbia mai conosciuto. Mia madre era analfabeta, ma costruiva con le mani ciò che altri solo immaginavano. Utensili, meccanismi. Imparava tutto, ascoltando una sola volta. Lei è stata la mia prima maestra. Così in me si sono uniti due mondi, la memoria e l'invenzione. Bene, passiamo adesso al famoso raggio della morte. L'arma più controversa della storia, avvolta nel mistero. Glielo chiedo senza giri di parole. Esisteva davvero? Io lo chiamavo Teleforce, un nome più preciso, più scientifico, un fascio di particelle ad alta energia, concentrato in un raggio invisibile, silenzioso, letale, definitivo. Ne ha costruito uno? Un prototipo? Ho progettato ogni componente, ogni singolo dettaglio. I progetti sono lì dentro. Un generatore in grado di sprigionare milioni di volt, un compressore a vuoto per creare la spinta necessaria e un tubo speciale, un acceleratore di particelle, immagini degli aghi invisibili scagliati alla velocità della luce. Ma perché? Perché creare un'arma di tale portata? Per non usarla mai. Un deterrente assoluto. Con Teleforce, nessun esercito, nessuna nazione avrebbe osato scatenare una guerra. Avrebbe reso la conquista impossibile. Lei aveva fatto l'esempio di un muro di energia, un sistema difensivo. Esatto, un confine invisibile. Immagini un campo di forza che circonda un paese. Un aereo si avvicina, una scintilla e l'aereo precipita. Non ci sarebbero più invasioni, non ci sarebbero più bombardamenti. La guerra morirebbe. Ma nessuno ha voluto ascoltarmi. Nessuno ha voluto costruire Teleforce. Dicevano che ero pazzo, un visionario delirante, o forse troppo pericoloso, troppo potente per essere lasciato nelle mani di un solo uomo. Il raggio della morte non fu mai costruito. Nessun documento completo venne mai trovato. Eppure, dopo la sua morte, l'FBI fece sequestrare i suoi taccuini, temendo che contenessero segreti militari. Gli scienziati di oggi ritengono che un fascio di particelle come quello descritto da Tesla fosse teoricamente possibile, ma tecnologicamente irrealizzabile all'epoca. Nessuna arma del genere è mai stata dimostrata e forse non lo sarà mai.
Grazie, signor Tesla. Se solo il mondo le avesse creduto. Grazie a lei, Mister Arcano, per la sua piacevole compagnia. Le auguro buona serata. Stia bene. Aveva raccontato tutto, o forse solo ciò che il mondo era pronto ad ascoltare. Quando sono entrato in quella stanza, non sapevo davvero chi avrei trovato. Sapevo il nome, sapevo le invenzioni, sapevo le ombre della storia, ma nessuno mi aveva preparato all'incontro con quell'uomo. Un uomo magro, elegante, fragile nel corpo ma immenso nello sguardo. Un uomo che ha illuminato il mondo, eppure ha vissuto circondato dall'oscurità. In quelle ore trascorse insieme ho avuto la sensazione, rara, quasi irreale, di trovarmi davanti a qualcuno che non appartiene soltanto al nostro tempo. Uno spirito antico e futuro allo stesso tempo. Un visionario che ha parlato a una generazione che non era pronta ad ascoltarlo. Mi ha parlato con semplicità, con grazia, eppure tutto in lui gridava silenziosamente: guardate cosa potevamo diventare. Lui ha visto cose che noi non riusciamo nemmeno a immaginare. Ha pensato in secoli, mentre gli altri guardavano solo a domani. E mentre gli altri combattevano per potere, denaro, controllo, lui cercava armonia. Mi dispiace per come lo abbiamo trattato. Mi dispiace per quanto lo abbiamo ignorato. Mi dispiace perché il mondo ha avuto tra le mani un dono immenso e non ha saputo riconoscerlo. Stavo per uscire. Poi mi sono girato e senza pensarci ho fatto un'ultima domanda. Signor Tesla, come si immagina il futuro? Quando la tecnologia wireless sarà perfettamente applicata, l'intera Terra sarà trasformata in un enorme cervello, che in effetti è, poiché tutte le cose sono particelle di un tutto reale e ritmico. Saremo in grado di comunicare tra noi istantaneamente, indipendentemente dalla distanza. Non solo questo, ma attraverso la televisione e la telefonia potremo vederci e sentirci perfettamente come se fossimo faccia a faccia, nonostante le distanze di migliaia di miglia, e gli strumenti attraverso i quali potremo fare ciò saranno sorprendentemente semplici rispetto ai nostri telefoni attuali. Un uomo sarà in grado di portarne uno nel taschino del gilet. In quella stanza d'albergo, il 7 gennaio 1943, il giorno dopo la nostra intervista ed in totale solitudine, Tesla morì.